Ci sono attrici che hanno girato decine di film e altre che, pur apparendo solo per pochi anni sul grande schermo, sono riuscite a lasciare un ricordo indelebile. Eva Tulin appartiene proprio a questa seconda categoria. Bellissima, elegante e avvolta da un'aura di mistero, questa attrice svedese conquistò il cinema italiano alla fine degli anni 60, diventando uno dei volti più affascinanti del nostro cinema di genere. Ma chi era davvero Eva Tulin e perché ancora oggi il suo nome continua a incuriosire gli appassionati? Scopriamolo insieme. Eva Tulin nasce il 17 settembre 1943 a Borås, in Svezia. A differenza di molte attrici dell'epoca, il suo percorso artistico non inizia davanti alla macchina da presa, ma sui palcoscenici teatrali. Dopo gli studi all'Università di Lund, entra a far parte del Malmö National Theatre, dove interpreta anche opere di Harold Pinter. È un dettaglio che racconta molto della sua personalità. Dietro quella bellezza nordica c'era un'attrice preparata e capace di affrontare ruoli complessi. Alla fine degli anni 60 il cinema italiano è uno dei più vivaci d'Europa. Gialli, thriller, commedie, musicarelli e film dai toni più audaci cercano continuamente nuovi volti. Eva, con i suoi lineamenti raffinati, gli occhi chiari e quel fascino elegante tipicamente scandinavo, rappresenta qualcosa di diverso rispetto alle dive mediterranee che dominavano il grande schermo. Ed è proprio questa diversità a colpire registi e produttori. Il film che la rende celebre è senza dubbio Top Sensation, diretto da Ottavio Alessi nel 1969. Ambientato quasi interamente su uno yacht, il film racconta una storia fatta di desiderio, tensioni psicologiche e provocazione. Eva interpreta Beba, condividendo la scena con due autentiche icone del cinema di genere, come Edwige Fenech e Rosalba Neri. Alcune sequenze fecero molto discutere all'epoca e il film venne distribuito in versioni differenti in vari paesi. Oggi è considerato un vero cult dagli appassionati del cinema italiano degli anni 60. La cosa sorprendente è che Eva non aveva bisogno di gesti plateali per catturare l'attenzione. Bastavano uno sguardo, un sorriso appena accennato e quella presenza scenica così elegante da rendere ogni inquadratura memorabile. Era una sensualità sofisticata, mai eccessiva, che contribuì a renderla una figura unica nel panorama cinematografico del periodo. Sempre nel 1969 arriva La stagione dei sensi, diretto da Massimo Franciosa. Qui il registro cambia completamente. Il film esplora i sentimenti, il desiderio e le inquietudini dei protagonisti attraverso un'atmosfera sospesa e quasi onirica. Accanto a lei recita Udo Kier, altro volto destinato a diventare celebre nel cinema europeo. Ancora una volta Eva dimostra di sapersi muovere con naturalezza, anche in ruoli più intensi e psicologici. Nello stesso anno partecipa anche al musicarello Zoom 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 numero 2, diretto da Bruno Corbucci. È un'occasione per mostrare un lato più leggero della sua personalità artistica, recitando accanto a Little Tony e Peppino De Filippo. È curioso pensare come, nel giro di pochi mesi, sia riuscita a passare da film provocatori a una commedia musicale, senza perdere il proprio fascino. La sua carriera cinematografica però durerà pochissimo. Dopo alcune altre apparizioni, tra cui L'invasione del 1970, Eva Tulin decide di allontanarsi dal mondo del cinema. Le ragioni non sono mai state chiarite e proprio questo silenzio ha contribuito a renderla una figura quasi leggendaria. Nessuna lunga serie di interviste, nessun ritorno sulle scene, nessuna ricerca della notorietà, semplicemente scompare dai riflettori. Ed è forse questo uno degli aspetti che ancora oggi affascina i collezionisti e gli appassionati del cinema di genere. Eva Tulin rappresenta perfettamente quell'epoca irripetibile in cui il cinema italiano sapeva scoprire volti provenienti da tutta Europa, trasformandoli in icone senza bisogno di campagne pubblicitarie o social network. Bastavano il talento, il carisma e una presenza capace di bucare lo schermo. Rivedere oggi Top Sensation o La stagione dei sensi significa fare un tuffo in un periodo straordinario della nostra cinematografia, quando il cinema sperimentava linguaggi nuovi e attrici come Eva contribuivano a creare un immaginario ancora oggi capace di affascinare. E voi conoscevate già Eva Tulin? Oppure l'avete scoperta grazie a questo video? Scrivetemelo nei commenti, sono curioso di sapere qual è il film che preferite o quale vi ha colpito di più. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta e attivate la campanella per non perdervi i prossimi viaggi tra le grandi protagoniste del cinema italiano. E naturalmente suggeritemi nei commenti quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Grazie per avermi seguito e alla prossima!